Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Gabriel Henrique nella cover di Hurt di Christina Aguilera. Me l'avete chiesta in diversi. È una canzone che ha fatto non tanto tempo fa, quindi una delle sue ultime esibizioni, tra virgolette, e quindi la guardo volentieri, la vediamo insieme. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walk away. If only I knew what I know today. Allora, intanto io conosco la canzone, ovviamente originale. Prima di ascoltare questa ho dato un'occhiata all'originale per rinfrescarmi un po' la memoria su quella canzone, e devo dire che, se non sbaglio, adesso vediamo, lo vediamo insieme, è la stessa tonalità in cui canta Christina Aguilera. Lo vediamo subito, vediamo un po'. Ecco qua, Christina Aguilera, sentiamo. Seems like it was yesterday when I saw your face. Vediamo lui. Seems like it was yesterday when I saw your face. Esatto, la stessa tonalità. E ovviamente, come sempre, per un uomo cantare la stessa tonalità di una donna e viceversa non è facile. Quindi vediamo, andiamo avanti. What I know today. Oh, to hold you in my arms, oh, to take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you're always there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just get into, and I've hurt myself by hurting you. Altra cosa, avete visto che la prima strofa è un pochino più tranquilla. Come sta spingendo già qua la voce, cioè spinta nel senso che sta spingendo molto con i muscoli per far uscire questa potenza, potenza vocale. E all'inizio ha anche alternato molto la potenza di questo tipo invece a suoni molto più leggeri, che è difficilissimo farlo. Però normalmente i cantanti cominciano sempre con meno potenza nella loro voce, perché poi normalmente la canzone viene costruita, come si tende ad aumentare la potenza man mano che si va verso la fine, e cominciare già con questa potenza qui, la maggior parte dei cantanti non riesce ad arrivare in fondo mantenendo questa potenza o addirittura aumentandola. Lui ovviamente è un fuoriclasse, quindi riesce, ma sono casi abbastanza rari, diciamo, nel mondo della musica. Comunque andiamo avanti. Some days I feel broken inside, but I want to me. Sometimes I just want my heart, cause I try a mess. And it's so hard to say goodbye when the confidence. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to have just one more chance to look into your eyes and see
fermo solo un attimo. Intanto vediamo una cosa che mi piace anche notare sul discorso della scenografia. Vedete che ha lo stesso microfono che usava, credo, anni prima. Noi abbiamo visto insieme l'esibizione di Stand Up, esatto. Stesso microfono, più o meno stesso tipo di inquadratura, quindi lui, diciamo, a mezzo busto. Intanto vedete che ha cambiato look, quindi voglio dire, questo è un look rispetto a quello che aveva anni fa, molto più moderno, sia come abbigliamento che come suo look personale. Ma la cosa che voglio invece evidenziare, guardate lo sfondo come è diverso. Ora, qui c'è uno sfondo ed è un angolo di una stanza. Questo cosa ci comunica? Ci sono delle ombre, delle luci, dei chiaroscuri, c'è una profondità, c'è molta profondità, grazie a questo tipo di inquadratura, che inconsciamente ci dà l'idea appunto della religiosità, dello spazio, quindi della potenza, del potere, diciamo, della grandezza. Se noi lo paragoniamo invece al setup simile come scenografia di quando cantava stand up questo, vedete che c'è uno sfondo piatto, ci sono le luci, va bene, che fanno questo effetto chiaroscuro, ma lo sfondo di sé, di suo è piatto, e per il nostro inconscio potrebbe essere tranquillamente uno sfondo appiccicato alla schiena del cantante, o anche lontano, non possiamo sapere se è lontano o vicino, non abbiamo questa informazione, quindi ci dà un po' di più l'idea della claustrofobia, cioè un po' più l'idea dell'essere nel piccolo, nel minuto, nel contenuto, e quindi non ci comunica visivamente un'immagine di potenza, di potere, no? Come invece avviene qua di più. Comunque andiamo avanti, che lui è sempre eccezionale. And I'm hurt myself. Oh, if I'd had just one more day, oh, tell me how much did I miss to see you be away. Oh, it's dangerous. It's all a lie to try and turn back. Questi sono i suoi fischi incredibili. La cosa bella, devo dire qua, che mi piace molto, lo fa spesso, però in questa canzone lo noto particolarmente, è che ovviamente lui fa dei passaggi, a parte il fischio, ma anche prima, dei vocalizzi veramente difficili da fare, no? Che sia lui che Christina Aguilera ce li fanno sembrare facili, no? Perché loro li fanno con semplicità, ovviamente non sono semplici. Ma mi piace il fatto che lui ha fatto tutta la canzone senza usare i fischi, cantando a voce piena, con la sua potenza, oppure con la voce più delicata, e inserisce i fischi solo in questo punto, che non è neanche il punto culmine, diciamo, della canzone, no? Non è neanche il punto dove normalmente la tonalità è quella più alta, eccetera. Cioè, mi pare che stia dosando bene, lo fa sempre, devo dire la verità, quando inserire questa sua caratteristica, questa sua capacità particolare, e quindi ha molto più effetto, perché non riempie la canzone di fischi, ok? Ma li usa giusto quel poco che serve come la ciliegina sulla torta. Molto bravo anche come scelta stilistica, secondo me. I'm terrified, blaming you for everything I'm just getting to. Scusate se interrompo subito, ma vedete come il fatto di spingere con la voce in alcuni punti della frase e poi invece tirare indietro, che vuol dire comunque modificare la muscolatura in una frazione di secondo, lui lo fa addirittura nella stessa parola. Sentite l'inizio di queste parole della frase, la stessa parola all'inizio è spinta e poi tirata indietro. Sentiamo, qua, anche questa. I'm just getting to, and I'm hurt myself by hurting you. Grandissimo, grande interpretazione, bellissima
mi sembra la canzone ovviamente, ma lui ne ha fatta un'interpretazione molto molto bella. Ovviamente avete visto che ha tenuto tutta la potenza della canzone per tutta la durata. Ha fatto questo finale molto più leggero, molto d'effetto. Ottimo. Grazie del consiglio, ovviamente. Nei commenti ditemi cosa ne pensate. Consigliatemi altre canzoni sue o di altri. Iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e condividete se potete. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.